Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. La mia opinione sull'educazione familiare. L'educazione familiare è, secondo me, uno degli aspetti più importanti nella vita di ogni persona. Quando siamo piccoli, la famiglia è il primo luogo dove impariamo a comportarci, a parlare, a rispettare gli altri e a conoscere il mondo. I genitori sono i primi maestri e il loro modo di educare può avere un'influenza profonda sul futuro dei figli. Io penso che l'educazione non sia solo dire ai figli cosa fare e cosa non fare, ma soprattutto dare l'esempio con il proprio comportamento. Se un genitore dice che è importante dire la verità, ma poi mente agli altri, il bambino imparerà che dire bugie è normale. Invece, se un genitore è onesto, gentile e rispettoso, il figlio tenderà a seguire lo stesso modello. Un altro aspetto fondamentale dell'educazione in famiglia è l'ascolto. Spesso i genitori pensano che sapere cosa è meglio per i figli sia sufficiente, ma dimenticano di ascoltarli davvero. I bambini, anche se piccoli, hanno pensieri, emozioni e bisogni che meritano attenzione. Quando un figlio si sente ascoltato, impara a esprimersi meglio e si crea un legame più forte con i genitori. L'educazione familiare deve anche aiutare a sviluppare la responsabilità. Fin da piccoli, i figli possono avere piccoli compiti, mettere a posto i giocattoli, aiutare a preparare la tavola, rispettare l'orario per andare a dormire. Queste attività, anche se semplici, insegnano a essere organizzati e a collaborare con gli altri. Penso anche che l'educazione non debba essere basata solo sulle punizioni. È importante far capire quando un comportamento è sbagliato, ma è più utile spiegare il motivo e offrire alternative. Per esempio, invece di dire non urlare, si può dire parla piano, così ti capisco meglio. Questo metodo aiuta i bambini a riflettere e non solo a obbedire per paura della punizione. L'amore è la base di tutto. Un bambino che si sente amato ha più fiducia in se stesso, è più sereno e riesce a costruire relazioni più positive. Ma l'amore non significa permettere tutto. A volte, dire no è una forma di amore, perché aiuta il figlio a capire i limiti e a sentirsi protetto. Ci sono anche differenze culturali e personali nel modo di educare. Alcune famiglie sono molto rigide, altre più aperte. Alcuni genitori parlano molto con i figli, altri preferiscono mostrare con i gesti. Non esiste un solo modo giusto di educare, ma credo che sia importante trovare un equilibrio tra affetto, regole, libertà e rispetto. Nei tempi moderni, l'educazione familiare è diventata ancora più difficile. I genitori spesso lavorano tutto il giorno e il tempo per stare con i figli è poco. I bambini passano molte ore davanti alla televisione, al computer o al telefono. Questo può creare distanza e mancanza di comunicazione. È importante allora cercare dei momenti per stare insieme, anche solo per parlare della giornata, giocare o fare una passeggiata. Un altro problema è che i genitori, a volte, vogliono che i figli siano perfetti, bravi a scuola, nello sport, educati, sempre sorridenti. Ma ogni bambino è diverso, con i suoi ritmi, i suoi interessi, le sue difficoltà. Un'educazione buona deve tenere conto delle caratteristiche individuali e non mettere troppa pressione. L'educazione in famiglia dovrebbe anche preparare i figli ad affrontare la vita in modo autonomo. A volte, i genitori vogliono proteggere troppo i figli, fanno tutto per loro, non lasciano che sbaglino o che prendano decisioni. In questo modo, però, i ragazzi crescono insicuri, non imparano a risolvere i problemi e dipendono sempre dagli altri. Invece, è importante lasciare un po' di spazio, dare fiducia e incoraggiare l'indipendenza. Anche il rispetto per le emozioni è un aspetto molto importante. I bambini devono imparare che è normale provare rabbia, tristezza, felicità o paura. Non bisogna dire frasi come non piangere o non essere arrabbiato, ma piuttosto aiutare i figli a capire cosa stanno provando e a parlarne.
Un'educazione sana non reprime le emozioni, ma le accoglie. La presenza affettiva è più importante dei regali o delle cose materiali. Un genitore che sta con il figlio, che gioca con lui, che ascolta i suoi racconti e che lo abbraccia quando ne ha bisogno, offre molto di più di qualsiasi regalo costoso. L'amore si dimostra con le piccole attenzioni quotidiane, preparare insieme la colazione, leggere una storia, ridere insieme. Penso anche che l'educazione in famiglia debba insegnare valori importanti come la solidarietà, il rispetto, l'onestà, la tolleranza. In un mondo dove spesso si pensa solo al successo personale, è importante trasmettere ai figli l'idea che aiutare gli altri, rispettare le differenze e dire la verità sono cose che contano davvero. Questi valori si insegnano ogni giorno, con l'esempio e con le parole. Un'altra cosa che considero fondamentale è la capacità dei genitori di chiedere scusa. Nessuno è perfetto, nemmeno i genitori. A volte possono essere stanchi, nervosi o commettere errori. In questi casi, dire scusa al proprio figlio non è un segno di debolezza, ma di forza. I figli imparano che sbagliare è umano e che si può sempre migliorare. Anche i nonni, gli zii e altri parenti hanno un ruolo nell'educazione familiare. Spesso i nonni hanno più tempo e pazienza e possono trasmettere valori, storie e tradizioni. Ma è importante che tutti gli adulti della famiglia seguano lo stesso stile educativo per evitare confusione nei figli. Se la mamma dice una cosa e il nonno il contrario, il bambino non sa cosa fare e può sentirsi disorientato. Oggi, con i social media e internet, i bambini e i ragazzi sono esposti a molte informazioni, immagini e modelli. L'educazione familiare deve aiutare a capire cosa è utile e cosa no, a usare la tecnologia in modo responsabile e a non lasciarsi influenzare da tutto ciò che si vede online. I genitori devono dialogare con i figli anche su questi temi, senza giudicare ma cercando di capire il loro mondo. Infine, credo che ogni famiglia debba trovare il proprio modo di educare, con amore, pazienza e tanta comunicazione. Non esistono regole perfette, ma ci sono principi che possono aiutare: ascoltare, spiegare, dare fiducia, essere coerenti e mostrare affetto. Ogni giorno può essere un'occasione per imparare qualcosa di nuovo, insieme. L'educazione familiare non finisce mai. Anche quando i figli diventano adulti, i genitori continuano a essere un punto di riferimento. La relazione cambia, ma il legame resta. Per questo è importante costruire una base solida fin dall'inizio, fatta di rispetto, dialogo e amore. In molte famiglie moderne, un'altra sfida è la mancanza di tempo di qualità. A causa del lavoro, del traffico, degli impegni quotidiani e delle attività extrascolastiche, spesso i genitori e i figli passano poco tempo insieme. Questo può causare distanza e incomprensioni. Credo che sia fondamentale dedicare anche solo pochi momenti al giorno per parlare, ridere, mangiare insieme o semplicemente stare vicini senza usare il telefono o guardare la televisione. Inoltre, l'educazione familiare non riguarda solo ciò che si insegna direttamente, ma anche l'ambiente che si crea. Un ambiente sereno, dove i bambini si sentono liberi di esprimersi, di fare domande e di essere se stessi, favorisce una crescita equilibrata. Se invece c'è tensione, critiche continue o mancanza di fiducia, i bambini possono diventare chiusi, insicuri o ribelli. Per questo è utile che i genitori lavorino anche sul proprio benessere emotivo. Un genitore sereno è spesso un educatore migliore. Un altro elemento da considerare è la collaborazione tra genitori. In una famiglia non è sempre facile essere d'accordo su tutto, ma è importante mostrarsi uniti davanti ai figli. Se un genitore permette qualcosa e l'altro lo proibisce, il bambino si confonde e può approfittare della situazione. Per questo, credo sia utile che mamma e papà parlino spesso tra loro delle scelte educative e cerchino una linea comune. Nel mio futuro, se avrò dei figli,
Spero di poter offrire loro un'educazione fatta di ascolto, affetto, regole chiare ma flessibili. Vorrei insegnare loro ad avere rispetto per gli altri, a credere in se stessi, a riconoscere le proprie emozioni e a prendersi cura del mondo che li circonda. Non voglio essere un genitore perfetto, ma una persona presente, pronta a sostenere e a imparare ogni giorno insieme a loro. In conclusione, credo che l'educazione familiare sia un viaggio lungo, fatto di scelte quotidiane, piccoli gesti e tanto amore. Non ci sono ricette magiche, ma con sincerità, coerenza e rispetto è possibile creare una base solida per il futuro dei propri figli. La famiglia non è solo il luogo dove si nasce, ma dove si cresce come persone. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.